che arriva, un'altra per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti alla Per il Sabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvia ed Antonia, benvenuti al Bar Italia. Oggi un evento un po' particolare, un po' speciale. Molto speciale. E si tratta di Per il Sabato Live. Significa che siamo venuti in questa location bellissima, una location cult, possiamo dire, perché fanno dei concerti ogni giorno e noi ne abbiamo approfittato oggi per fare il nostro. Esatto, abbiamo invitato i nostri amici, ci sono anche altri musicisti con noi, ci sono tante sorprese, ve le faremo vedere nel corso della puntata. Tu però Silvina sei tornata appena adesso? Sì! Da dove? Ieri dall'Italia. Dall'Italia, tanto per cambiare. Sì, ma non solo Italia, sono stata a San Marino. San Marino? Sì, la repubblica più antica al mondo, il terzo stato più piccolo d'Europa, il quinto al mondo. Ho visitato il centro storico, quel palazzo di governo, la basilica, davvero bellissimo. Ok. Sì. Quindi guardiamo un po' le immagini, vediamo che cosa ci ha portato. Wow, San Marino, che posto incredibile! Quando ho visitato questa piccola repubblica sono rimasta affascinata dalla sua storia, dalla sua bellezza e dalla sua atmosfera unica. Dal momento in cui ho messo piede nel centro storico, sono stata trasportata indietro nel tempo. Le stradine lastricate, le antiche mura e il panorama mozzafiato sulla campagna circondante mi hanno lasciato senza fiato. Ho anche visitato la Basilica di San Marino, un luogo di grande importanza storica e spirituale. Ma una delle esperienze più indimenticabili è stata passeggiare lungo le mura della città. Dopo aver superato i negozi di souvenir sono arrivata in cima al castello, da cui parte il Passo delle Streghe, un sentiero che unisce le tre torri principali e offre vedute panoramiche. Le torri medievali rappresentano il simbolo della città di San Marino. Sono state costruite per difendersi dagli attacchi dei Malatesta di Rimini. La vista della cima era semplicemente spettacolare. Potevo vedere chilometri e chilometri di paesaggio montuoso, punteggiato dai piccoli villaggi e campi verdi. Mi sono sentita come una principessa guardando il suo regno dall'alto del castello. Ma perché si chiama così? Passo delle Streghe? La leggenda racconta di un'epoca oscura nel Medioevo. Si credeva che i gatti neri ospitassero lo spirito delle streghe e che ucciderli potesse proteggere le giovani donne dalla loro malvagità. La più bella ragazza di San Marino era segretamente una strega, capace di trasformarsi in gatto o in splendida fanciulla grazie al potere della luce lunare. Ogni notte lei e altre ragazze si riunivano al Passo delle Streghe per celebrare la vita con balli e riti misteriosi. Tuttavia, un giovane guardiano si innamorò della bella strega, scelse di infrangere il divieto e scoprire il segreto delle donne al Passo delle Streghe. Dopo aver scoperto il loro incontro notturno, il giovane e la strega vissero una storia d'amore proibita e felice, mantenendo il segreto per molti anni. Dopo una notte di luna piena, scomparvero misteriosamente. Ancora oggi si dice che le loro risate e le loro voci si sentano nelle notti d'estate, ma è difficile distinguere la realtà dalla leggenda. Se vi trovate in zona, prestate attenzione ai sussurri del vento tra gli alberi. Potresti sentire l'eco di una storia antica e affascinante. Continuando il nostro viaggio, siamo arrivati a Rimini, una città che non è solo una meta turistica del divertimento, ma che offre anche cultura e molto altro. Per questo motivo abbiamo deciso di partecipare a una visita guidata condotta da Monica Golfieri, direttrice della Tiberius International. Si tratta di una scuola di italiano a Rimini che offre corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Mi trovo a Rimini e sono con Monica Golfieri. Buongiorno Silvina e benvenuta. Grazie. Io volevo chiederti come è nata la storia di fondare una scuola di lingue. È una storia un po' particolare.
Rimini ha da sempre una grande vocazione turistica. È una città umana e, come avrei visto, abbiamo un grande arco d'ingresso alla città, che già dall'epoca di Augusto non era possibile chiudere con delle porte. Quindi una vocazione nell'accoglienza di genti che venivano da altre zone e l'incrocio di rispettie romane molto importanti. Qual è il profilo dello studente che viene alla tua scuola? Ah, una bella domanda. È un profilo che non ha profilo, nel senso perché la scuola veramente è aperta a tutti. Abbiamo tante tipologie di studenti diversi, dai ragazzini che sono, tra virgolette, costretti a studiare italiano, alle persone che semplicemente amano la lingua, quindi anche persone in una fascia di età tra i 70 e gli 80 anni, che in ogni caso per passione, a volte anche per amore. Le storie d'amore hanno una grande influenza tipo coppie miste, coppie assolutamente miste, partner così di varie zone del mondo che si riuniscono in Rimini anche per questo, e tantissimi appassionati proprio alla cultura, alla nostra cultura e alla nostra lingua, la musica, il cibo. Ci sono tantissime influenze che nella mia esperienza ormai di più di 30 anni in questo lavoro mi ha portato a conoscere tante persone diverse che studiano italiano e per i motivi più diversi. E offriamo le lezioni di cucina, conoscere il territorio attraverso la sua cultura, i suoi gusti e i suoi prodotti è fondamentale. L'Emilia-Romagna è una regione che offre tantissimo sotto questo punto di vista, partendo dalle città di Reggio Emilia, Parma, abbiamo i prosciutti, l'aceto balsamico, il parmigiano reggiano, tortellini di Bologna, fino ad arrivare al mare, e quindi Rimini riassume un po' tutti questi elementi nella cucina. E poi la cosa bella è che non c'è una nazionalità prevalente sugli altri. Da noi qui c'è veramente un po' di tutti i paesi, dal Sud America al Nord America, dall'Europa, austriaci, sì, ma non sono mai predominanti. Al momento abbiamo giapponesi, americani, canadesi, colombiani, venezuelani, quindi vedi, c'è veramente un grandissimo mix, e tedeschi ovviamente. Che bene, è stato un piacere. Grazie anche io, e spero di poterti dare presto il benvenuto ancora. Grazie. Benissimo, bellissime immagini, è sempre una città da visitare, stato da visitare. Però tu sei stata anche a Rimini, dove in questi giorni c'è un festival particolare. Molto speciale. Ho partecipato nella sesta edizione della Festa del Cinema. Ok. Sì, la settimana dell'arte, il cinema e industria. Guarda, sono stata con le star italiane. Sì, alla Opening Night, e c'era un incontro con Federico Marchetti, con l'imprenditore. E lui ha parlato dell'innovazione e il sogno felliniano fra cinema, moda e industria. E dopo abbiamo visto un film di Luca Guadagnino, e Big Splash del 2015. E tu hai intervistato anche la proprietaria di questo cinema? Sì, Cinema Fulgor, tutto un cinema che è proprio una tradizione a Rimini. Il cinema di Federico Fellini, si può dire. Capito. Quindi è un pezzo di storia del cinema. Assolutamente. Molto. Benissimo, allora guardiamo questo contributo e queste interviste che hai fatto. Ciao, oggi siamo con Elena Zanni e sono la direttrice del Cinema Fulgor di Rimini. Un bellissimo cinema. Io vorrei sapere qual è la storia dietro questo bel cinema. Allora, questo cinema ha più di 100 anni, è stato riaperto perché ha avuto un periodo appunto di chiusura in cui abbiamo fatto proprio i lavori di restauro, e dobbiamo ringraziare Dante Ferretti, premio Oscar, insomma, che ha disegnato tutti gli interni, quindi
che ha ripensato, ha proprio fatto una scenografia, ha regalato questa scenografia di un cinema, proprio omaggiando il suo caro amico Federico Fellini, che teneva tantissimo questo cinema, è cresciuto in questo cinema ha avuto la sua folgorazione per appunto l'arte, per la settima arte, e proprio qui dove siamo noi adesso, sulle giornate del papà, ha visto per la prima volta il suo film e da lì poi insomma è cresciuto dentro questo cinema, lavorando dentro questo cinema, disegnando. Allora si può dire che questo cinema gioca un ruolo importantissimo nella vita di Federico Fellini. Assolutamente, è qui che Federico dice di aver avuto veramente la sua folgorazione e ha fatto poi il suo vissuto, perché disegnava appunto diciamo le locandine, quelle che adesso si chiamano locandine, per i film, aveva una sua paghetta, aveva i biglietti gratuiti e qui insomma pensiamo negli anni 30 a un ragazzino che non ha televisione, non ha nulla e che per la prima volta vede un mondo magico che gli arriva insomma totalmente addosso nel buio di una sala cinematografica. Quindi sì, è qui che mi dice di aver avuto il suo innamoramento. Che interessante, un po' come Cinema Paradiso, no? Esatto, Sì. esatto, proprio quello, dobbiamo ricordarci proprio quello. Quella era l'atmosfera e in quell'atmosfera c'è questo innamoramento identico, esatto, proprio così. E oggi quali sono le sfide che voi avete come cinema? Avendo queste piattaforme digitali, Ma per noi non sono, lo streaming? anzi, in realtà noi stiamo crescendo tantissimo, anche perché questi sono in realtà presidi sociali e culturali, quindi rimangono luoghi dove le persone si incontrano, anche giovanissimi, soprattutto i giovanissimi. E il nostro è un lavoro costante, perché la cultura, come diciamo sempre noi, è un lavoro quotidiano, giornaliero, e effettivamente riusciamo a dare film in anteprima, ma diamo tante retrospettive, facciamo tanti corsi, lavoriamo con i ragazzi, con le scuole, e diciamo che lavoriamo dalla mattina alla sera. E lavorate anche con altre istituzioni, per esempio l'Università di Sì, Bologna? con l'università, assolutamente, con l'università, con il conservatorio, con altre realtà, oltre alle istituzioni, anche con altre realtà locali o anche sovralocali, insomma, anche con dei cinema di Parigi, abbiamo dei gemellaggi con dei cinema di New York. Insomma, Federico Fellini ci apre tantissime porte, devo dire, sì, a volte si è anche più nemo povertà in patria, quindi amato tantissimo all'estero, soprattutto in America, devo dire, tanto. Bene. Mille grazie. Grazie a voi E ci vediamo. e buon cinema. Grazie. Siamo con il direttore artistico del Festival La Settima Arte. Allora, qual è lo scopo di questa settimana qua a Rimini? È un evento cinematografico che è arrivato alla 6ª edizione ed è dedicato al studio e alla proiezione, alla presentazione di film, di masterclass, di incontri, di presentazioni, tutte legate al rapporto tra cinema e industria. Quindi cinema come arte, ma anche cinema come industria, con tanti ospiti e tanti incontri. E chi partecipa? Partecipano come ospiti figure molto importanti del cinema italiano, per esempio ci sarà Carlo Verdone, che è uno dei grandi registi della commedia italiana, ci sarà un grande produttore come Giampaolo Letta della Medusa Film, ma presentiamo anche delle cose di storia del cinema, per esempio un convegno su Federico Fellini, che abbiamo fatto proprio in queste ore e che ha avuto addirittura il video saluto di Papa Francesco. Ha fatto un video saluto appositamente per noi perché è un appassionato di Federico Fellini. Sì. Grazie mille. Grazie a voi. Così possiamo circolare il nome del festival. E adesso veniamo al nostro spazio social. Benissimo, allora, mentre impazza la festa qui nel Bar Italia... Che è successo? Hai visto? Sì. E adesso si sta esibendo l'altra band, la Rendezvous Band, capeggiata da Michele Bono al clarinetto. Sul tavolo abbiamo una bellissima bottiglia anche del Gin Capricious, il nostro, per così dire, sponsor dell'evento. E guarda, questa notte c'è stato un evento incredibile dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del mondo, a Rio de Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana. Madonna spettacolo! ha dato un concerto gratuito per quasi 2 milioni di persone. Pensa, 2 milioni di persone che cantano Like a Virgin, questi grandi successi di Madonna degli anni 80 e 90. I più ricchi hanno trovato sicuramente posto sui loro yacht in riva al mare, molto comodamente.
Va bene, però non è stata l'unica cosa che mi ha colpito questa settimana, perché c'è stata una notizia un po' particolare. Arriva dal Belgio. A quanto pare, durante un controllo di autovetture, la polizia ha fermato un uomo. E facendo dei controlli incrociati risultava che quest'uomo aveva delle pendenze con lo Stato per delle multe non pagate addirittura di oltre 6 milioni. 6 milioni di euro. Non lo so. Per 6 milioni di euro. Bisogna raccogliere tantissime multe, più di 2000 in media, per arrivare a 6 milioni. Tantissime multe al giorno, come fai? In ogni caso si vedrà nei prossimi giorni che cosa succede. Bisogna chiarire la situazione, se è vero che è arrivato a questa cifra dopo tante multe. In ogni caso le hanno già sequestrato la macchina. Non lo so, io immagino che quest'uomo abbiano, che ne so, preso una Peugeot o qualcosa del genere, piccolina, perché arrivare a 6 milioni costa solamente una Bugatti Divo, qualcosa come 6 milioni. Benissimo, adesso facciamo un po' di musica. Certo. Ma oggi faremo un po' di musica in maniera un po' diversa, perché ci dobbiamo spostare dall'altra parte. Esatto, c'è l'angolo della musica dove ci sono tutte le altre persone. E eseguiremo qualcosa dal vivo. Vediamo un attimo. Una sorpresa per tutti. Vorrei volerti meno. E come si fa? Bella come sei. E come si fa? Con quel cuore che hai. Sempre, 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 sempre tu, sempre, insistentemente, nella mente, insistente tu, nella mente, insistentemente. Com'è che non passa con gli anni miei, la voglia infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei? Che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi ridai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, dare d'amore non basta mai, ne servirà di più. Per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, oh, grazie di esistere. Come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Oh, guarda, più bella cosa non c'è di te, guarda, oh, grazie di esistere. Grazie, Dankeschön. E Dankeschön con Michele. Benissimo, siamo arrivati già ai saluti finali. Questo evento è riuscitissimo, veramente. In futuro la gente è molto contenta, stanno ballando, esatto, si divertono. Lo rifaremo sicuramente. Se volete scriverci, scrivete. L'indirizzo è redazione@aperisabato.com. Altrimenti abbonatevi al nostro canale, cliccate sulla campanellina se volete ricevere per primi le notifiche su nuovi contenuti e su nuovi video. Noi mettiamo sempre delle interviste, dei video. Sempre contenuto interessante. Esatto. Altrimenti siamo anche sui social. Su quali social siamo? Su tutti! I social.
Benissimo, allora un ringraziamento a Fabrizio per le riprese, al nostro pubblico qui oggi e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti! Buona per il sabato a te.